Immagino vi sembrerà strano che io possa parlare, dato che sono un muretto a secco, e in effetti non l'ho mai fatto, anche se da sempre conosco il vostro linguaggio, che ho imparato ascoltandovi per molto, molto tempo. Ricordo che giorni fa, era una bella giornata di sole, uno di voi appoggiò su di me una mano e disse: «Ah, se tu potessi parlare, chissà quante cose avresti da dire». Bene, quelle parole mi hanno convinto che il momento è giunto. Devo parlare, perché ho cose molto importanti da dirvi, che riguardano la mia e la vostra vita. Da quando sono nato, quando è stato? Ma più o meno intorno al vostro anno 1000, il paesaggio di questo territorio è molto cambiato. Per ricavare uno spazio dove vivere, i vostri antenati hanno sostituito i folti boschi a picco sul mare con un'impressionante trama di lunghe e sottili strisce terrazzate, composte da pietra frantumata mescolata a quella poca terra presente in questa costa impervia e rocciosa. E per sostenere quelle strisce di terra hanno dato vita a me. Voi umani siete sorprendenti, a volte capaci di azioni che nemmeno il più stupido animale del pianeta riuscirebbe a eguagliare. Altre date prova di una tale intelligenza e abilità da lasciare stupefatti. Come nel caso della mia creazione, e non lo dico perché sono un muretto a secco. Pietra dopo pietra, anno dopo anno, dimostrando una perizia e una resistenza alla fatica sorprendenti, mi avete disteso per oltre 6.000 chilometri, facendomi diventare quello che sono, e di questo vi sono grato. Mi avete trattato amorevolmente e curato ogni mio più piccolo malanno come fossi un figlio. Guardala via. Adesso toma il portomello. Ma da tempo questo rapporto si è guastato. Avete smesso di prendervi cura di me. Avete lasciato che la macchia soffocante mi sgretolasse, non rendendovi conto delle conseguenze che rischiate di subire. Le frane che incombono sui vostri paesi stanno lì a dimostrarlo. Eppure, il paesaggio che avete creato grazie al mio aiuto è ammirato in tutto il mondo. E qui, nelle Cinque Terre, sento ogni giorno migliaia di voci che si esprimono in lingue a me sconosciute. Sono certo che nessuno verrebbe più se io morissi. Ma forse non tutto è perduto. Ed è per questo che ho deciso di parlare. Ci sono persone che hanno sentito il mio grido di dolore e hanno deciso di fare qualcosa per la mia sopravvivenza. Uno di questi è Walter de Batté.
Walter ha capito che la prima cosa da fare è curare le mie ferite. Per farlo ha trovato dei buoni medici. Purtroppo ne sono rimasti pochi, ma qualcuno che conosca la mia fisiologia c'è ancora. Mi piace ascoltare Walter e i miei dottori mentre parlano di come curarmi. Probabilmente è roba che hanno portato 20 anni fa. Per me di più, Di più. Per me di più. Però io non lo so valutare. Perché qua era una proprietà che poi è stata venduta e i due fratelli che l'hanno venduta sicuramente quando prima di venderla per alzare il prezzo hanno buttato hanno su dei sistemato muri un po' così di muri. alla cavola. No? Infatti si vede un po' a rattoppare, diciamo. C'è un grosso qua? Sì, sono più forti. Un po' di estetica, diciamo, oltre alla solidità certo. che è più importante. Troppa terra, no? Sì, ha gonfiato. Ha tenuto anche troppo, questa è la verità. Poveracci, quelli che l'hanno fatto in tempi storici hanno fatto un gran lavoro. La scala o elicottero, ma l'abbiamo già detto. Io l'ho fatta con la coldiretta. Temo che le mie ferite siano piuttosto gravi. Quel medico sta portando organi da trapiantarmi. Ha detto abbiamo ancora dei soldi. Perché fare meno curvatura così? Sì. Poi vabbè, lì seguiamo proprio come viene il poggio, come abbiamo detto, tanto c'è anche il filare che viene a curvare. Sì, quindi perché è stato fatto con le linee di giustamente livello. si segue il poggio per com'era, per com'è il poggio. È solo un po' più facile dritto, no? Più ti prendi di più. E noi più o meno seguiamo quello lì. Ecco qua, visto che almeno abbiamo la fortuna di non dover andare per forza dritti, lineari. Che Per te è meglio andare in curva che dritto? in questo caso sì, per le viglie sotto, no, se no è più facile dritto, è più facile dritto, è più facile. Però come tutto si fa tutto. Il vostro disinteresse nei miei confronti ha per me un'altra spiacevole conseguenza. In seguito al vostro progressivo abbandono delle terrazze, i piccoli coltivi rimasti sono stati sempre più stretti dalla macchia ed esposti alla frequentazione dei selvatici. Tra questi, i più pericolosi per la mia integrità sono i cinghiali. Ma non quelli di piccole dimensioni che vivevano qui da sempre, bensì bestioni enormi e prolifici che persone scellerate hanno portato qui da posti lontani. Pur di arrivare all'uva di cui sono golosi, mi abbattono senza pietà. I pochi coltivatori rimasti hanno dovuto recintare i vigneti in modo da impedire loro l'accesso, ma così facendo se ne è limitata fortemente la percorribilità. Oggi i coltivi sono racchiusi da rete elettrosaldata e addirittura reti da letto. Un materiale da costruzione certamente singolare che i vignaioli delle Cinque Terre usano abitualmente. Fin dalla nascita il mio compito è sempre stato quello di sostenere i vigneti e dare loro calore e nutrimento. Senza falsa modestia e soprattutto grazie a me se il vino di queste terre è uno dei più pregiati al mondo. Per produrlo, Walter deve, per prima cosa, preoccuparsi di contenere gli attacchi dei parassiti.
Tempo fa gli ho sentito dire che tutti i vignaioli d'Europa, dalla fine del 1800, devono combattere le malattie della vite e che qui, nelle Cinque Terre, tutto è iniziato un po' più tardi, intorno al 1920, a causa dell'elevato isolamento che caratterizzava allora questo territorio. Tutto è cominciato quando il traffico navale a vela è stato sostituito da quello a motore. La maggiore velocità di traversata ha consentito a certi parassiti, imbarcati accidentalmente in America, di rimanere in vita durante la traversata per poi aggredire facilmente le indifese viti europee. Così oggi Walter e i suoi colleghi sono costretti a effettuare diversi trattamenti preventivi. Uno di questi consiste nello spargere lo zolfo su foglie e grappoli, così da assorbire l'umidità notturna e quella originata dall'evaporazione delle piogge, che potrebbero facilitare la formazione di muffe e far proliferare l'oidio, uno dei funghi più dannosi. Anche se la mia presenza, grazie al calore del sole che assorbo e restituisco alle viti, è utile per rendere gli acini zuccherini, quando piove molto nemmeno io posso evitare che l'uva marcisca. Quando i miei genitori mi hanno dato vita, mi hanno allineato anche lungo la costa tra Porto Venere e Rio Maggiore. Una serie di ripidi promontori dalla stessa morfologia delle confinanti Cinque Terre. È la costa di tramonti, da secoli anch'essa coltivata a vite a partire dai primi metri sul frangere delle onde. Ciò che maggiormente contraddistingue questo tratto di costa è la sua rete di lunghe e monumentali scalinate, tutte in arenaria e dalle pendenze vertiginose, che i vostri antenati costruirono per avere un più agevole accesso alle cantine edificate lungo i pendii. Sono grappoli di tetti, minuscole case tra bougainville, viti e fichi d'India, sospese sul mare e aggrappate alla roccia. Percorrere queste scalinate è faticoso. Le mie pietre sono ancora intrise di antico sudore, ma consente di ammirare panorami straordinari. E ve lo dico io che, nonostante li veda ogni giorno da secoli, sono ancora estasiato dalla loro bellezza. A proposito di fatica, anni fa vidi alcuni abitanti di questi luoghi costruire una teleferica utilizzando pezzi di motocicletta. Come direste voi? Ah, sì, il bisogno aguzza l'ingegno. Walter coltiva alcuni vigneti anche qui, a Tramonti. Desideroso com'è di attingere conoscenza dalle esperienze degli antichi viticoltori, ha deciso di tentare la coltivazione di una piccola porzione di vigneto col sistema a terra, tenendo cioè le viti talmente basse da far appoggiare i grappoli al suolo. Grazie al calore emanato dal terreno, questo metodo consente una più veloce maturazione dell'uva e una maggiore concentrazione di zuccheri.
Di contro, il tempo da dedicare alla cura del vigneto è notevolmente superiore, specialmente quando si tratta di effettuare il trattamento con lo zolfo. Per Walter, la lotta ai nemici dell'uva non è ancora terminata. Ogni 15 giorni circa sale su da me e, se lo giudica necessario, toglie un po' di foglie per dare aria e luce ai grappoli, riducendo così il rischio che si formi la muffa. Poi, con la pompa sulle spalle, irrora le viti con la poltiglia bordolese, una miscela di acqua e solfato di rame, sperando ogni volta che possa essere sufficiente a impedire la proliferazione di un altro fungo, la peronospora. Ma dove li trovate questi nomi così strani? Dato che la poltiglia depositata sulle viti può essere rimossa dall'acqua, se dovesse piovere, Walter sarebbe costretto a ripetere l'irrorazione. Per Walter è finalmente giunto il momento di raccogliere i frutti delle proprie fatiche. Prima della vendemmia ha dovuto avvolgere le viti con una rete per evitare che gli animali, nonostante gli sbarramenti tra macchia e vigneto, potessero mangiarsi i grappoli maturi. Ora però deve toglierle. Un lavoro extra che fino a non molto tempo fa i coltivatori non avrebbero mai immaginato di dover fare. Quando abbiamo visto che mangiavano un sacco, abbiamo cominciato a chiudere questa rete qua. Lavoro anche sganciato. Tolte le reti, la sorpresa. Guarda qua. Qua prima del cinghiale, poi gli uccelli, adesso chissà cos'era, ha mangiato anche sotto la rete, guarda. Nonostante tutte le precauzioni prese, qualche selvatico è riuscito a raggiungere gli acini zuccherini e a cibarsene golosamente. Io li ho visti bene, ma purtroppo non mi è stato possibile scacciarli. Dopo un primo momento di sconforto, Walter si accerta che il contenuto zuccherino dell'uva sia ottimale. Confesso che anch'io sono col fiato sospeso. Possiamo andare? È andata bene. Possono iniziare la vendemmia. Questo è bello, guarda che belli questi. Quando i miei padri mi hanno messo al mondo, non hanno potuto realizzare fasce di una certa ampiezza. Data la grande ripidità dei versanti, si sono dovuti accontentare di strisce della larghezza il più delle volte appena sufficiente a ospitare 1 o 2 filari di vigna. E ora, durante la vendemmia, occorre che i miei amici stiano bene attenti nel trasportare le pesanti ceste piene d'uva.
Il rischio di cadere è sempre in agguato. Una volta raccolte le ceste in un unico punto, arriva il momento di portarle alla strada per essere caricate sul furgone. Da questo vigneto la distanza non è troppo elevata e così Walter e gli altri riescono a trasportare le ceste senza rompersi la schiena. Ma ci sono vigneti dove pendenze e distanze sono più difficili da affrontare. L'inventiva di voi esseri umani però ha trovato modo di alleviare in buona parte le fatiche dei vignaioli, costruendo monorotaie a cremagliera con le quali superare i dislivelli più forti quasi senza fatica. L'importante è non soffrire di vertigini. Guardando questo vigneto si capisce bene che più è forte la pendenza della montagna, più è necessaria la mia presenza. Sono felice di essere nato nelle Cinque Terre. Qui, in questi vigneti, sono apprezzato per l'indispensabile lavoro che svolgo e mi sento ripagato dagli scenari incomparabili che mi circondano. Walter e gli altri hanno terminato la vendemmia e ora vanno in cantina per la produzione del vino. Per alcuni giorni sarò solo. Spero tornino presto a farmi compagnia. Li vedo. Walter e gli altri che portano a spalla le ceste, la loro ultima fatica dopo la vendemmia. Quello che fanno in cantina l'ho sentito raccontare da Walter agli amici, che di tanto in tanto accompagna nel vigneto per farmi conoscere e raccontargli meraviglie sul mio conto, cosa che mi riempie il cuore di orgoglio. Allora, per prima cosa rovesciano l'uva in quella macchina che chiamano deraspatore, dove gli acini sono separati meccanicamente dai raspi, perché altrimenti questi renderebbero acido il mosto.
Una volta riempite le vasche, gli acini vengono travasati nei tini per la fermentazione. È un peccato che non possiate sentire il profumo di mosto che avvolge la cantina, talmente inebriante da far girare la testa perfino a me. Un ultimo controllo del livello di zucchero presente nel mosto. 22,5. We only want to buy one bottle good wine for this evening. Walter è soddisfatto e io più di lui. Ecco Walter che arriva, viene a trovarmi. Ha terminato la vendemmia e tutto il mosto è nei tini. Dopo la fermentazione lo travaserà nelle botti, dove rimarrà per almeno 2 anni prima che voi possiate gustarlo. Lo vedo mentre guarda assorto quel paesaggio incastonato nel mare blu, con le mie pietre rosse di tramonto che spiccano tra la vegetazione. Io posso leggere i suoi pensieri. Pensa che quanto sta facendo, insieme agli altri viticoltori di quel mare verticale, è faticoso, ma indispensabile per mantenere quel paesaggio e quei borghi unici. Ma sa anche di non potercela fare da solo, pur con tutto il suo entusiasmo. Ha bisogno dell'aiuto di tutti.